Ci troviamo in questa vecchia stazione di servizio che è stata sede cinematografica di un film horror. Guardate dove vi abbiamo portato e dove ci siamo teletrasportati con il nostro Charlie. Tantissima gente, tantissimi turisti, ragazzi. Anche tantissimi italiani anche. Sembra veramente di fare un passo indietro nel tempo, quindi ci sarà un po' da scarpinare oggi. E anche la salita deve essere bella tosta, E ora si passa il fiume. In bocca al lupo. Se ti scivola il piedino, scivoli qua! fa un bel tuffettino. Un tuffettino si fa. Manteniamo le forze perché la giornata è appena iniziata. Quella, ragazzi, è la nostra meta che ora tra poco cercheremo di raggiungere. Bella alta, 5 minuti di riposo, Sì. Ora. Vieni. Vedo l'uscita. Vedo la luce dell'uscita. Ehi! Allora, Bombola d'ossigeno. bombola d'ossigeno. È faticosa, Ci abbiamo il fiatone, bene sì. Però ripagati. Ripagati, ne vale veramente la pena. Ma ciao a tutti amici tichettiani! Ma buongiorno! Guardate dove vi abbiamo portato e dove ci siamo teletrasportati con il nostro Charlie. Teletrasportati ci piace. Esatto, nell'ultimo video avete visto che siamo andati a dormire nuovamente in quel bellissimo lago della città di Ouarzazate. Ma non dentro è il lago, Sul bordo. proprio sulle rive del lago. Sulle rive. Abbiamo trascorso delle piacevolissime giornate, ma oggi il viaggio prosegue. E siamo arrivati alla nona meraviglia del Marocco. Sì, perché fra tutte le meraviglie c'è compresa Ait Benhaddou. Questa è dietro le nostre spalle. E che cos'è? Per chi non lo conoscesse, è una Kashba, ovvero meglio dire una Ksar, come la chiamano da queste parti, cioè una fortificazione, una cittadella fortificata. Da questo punto in cui ci troviamo noi possiamo ammirare questo bellissimo panorama con la valle del fiume e sopra già vediamo tantissime persone che se la sono fatta a piedi fino alla sommità della collina, ed è il percorso che faremo anche noi, quindi ci sarà un po' da scarpinare oggi. Ma vi domanderete, ma come mai tutta questa gente, gli autobus turistici? Perché, come vi dicevo, è inserita nelle liste del patrimonio da parte dell'UNESCO dal 1987. Praticamente è un must per chi viene in Marocco, è fra le top. E non potete quindi perderla. E noi abbiamo aspettato di avere una bella giornata di sole, di essere in forma, perché ora andiamo a fare il tour. E ora, amici cari, ci addentriamo lungo questo percorso che ci porta dritti dritti verso la Kashba. E allora andiamo alla scoperta di questo luogo fantastico. Guardate quanta gente c'è là sopra. E anche la salita deve essere bella tosta, Io inizierei subito ad attivare il toto chilometri. Magari qui più che chilometri saranno i dislivelli, però comunque di chilometri da fare ce ne saranno. Quindi già iniziate a scrivere alla fine della giornata quanti chilometri faranno i tichettiani. La totopendenza.
E ora per raggiungere questo luogo dobbiamo guardare il fiume. Ebbene Gli sì. stivali ce l'hai? No, però noi seguiamo tutto il fiume d'acqua. Seguiamo il flow. Noi seguiamo le persone che fanno questa strada. Ci sono vari ingressi che potete scegliere. Noi abbiamo deciso di entrare da qui e di passare in mezzo al palmeto. Come vedete il passaggio è proprio sopra il fiume. Poi se non vi volete bagnare le scarpine c'è anche il ponte, quello più importante, più grosso. E ora si passa il fiume. In bocca al lupo. Mamma mia com'è storta. Meno male che l'acqua è bassa. E ecco anche Fede. Da 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 da. Lui fa lo strullino, ma se ti scivola il piedino Se scivoli qua fa un bel tuffettino. un bel tuffettino si fa. E guardate la meraviglia, siamo ai piedi di questa gigante Xar. La prossima camperizzazione la facciamo su quel mezzo. Avete visto come ha guadato il fiume? Noi invece da qui entriamo dall'ingresso che passa sotto questi alberi. Eccoci dentro. Guardate quanti negozietti che abbiamo. Praticamente è un souk vivente, tantissima gente, tantissimi turisti ragazzi. Anche tantissimi italiani anche. Quanta roba che hanno, e poi che vicoli stretti. Però a questo punto si può andare. Allora, qui abbiamo questa bella scala e qui abbiamo il viale in pianura, quindi andiamo di qua. Manteniamo le forze perché la giornata è appena iniziata. Più che altro c'è da salire in cima alla collina. La faremo dopo scendendo. Vai! Quanta robina che hanno, ci vuole il rimorchio davvero qui. Ma più che altro ce n'è talmente tanta da ambo le parti che non sai dove guardare. Ma poi è così in tutte le città e luoghi turistici che abbiamo incontrato in questo lungo viaggio in questa magnifica terra. Se uno dovesse comprare in tutti i luoghi che visita ci vorrebbe veramente un rimorchio e non basterebbe. Anche se sono cose veramente bellissime, artigianali, che non si trovano poi in Europa e a prezzi spesso bassi, quindi è difficile resistere, ve lo dico. Guarda che tappeti che hanno, maschere, veramente di tutto c'è. Quella ragazzi è la nostra meta che ora tra poco cercheremo di raggiungere.
Bella alta, 5 minuti di riposo, Sì. Ora. Beviamo un po' d'acqua, che è meglio. Mentre ci riposiamo 5 minuti dalla salita, vi vogliamo dire giusto un appunto, una nota su Ait Ben Haddou. Allora, è sorta circa nell'XI secolo e è riconosciuta proprio come città fortificata, o come viene chiamata in lingua Ksar. All'interno di questa Ksar gli edifici hanno età e epoche diverse, ma la funzione principale nella storia di questa città fortificata, appunto, era quella di accoglienza per i mercanti che transitavano sulla via carovaniera tra Marrakesh ed il Sahara. Praticamente questo era un luogo di sosta e di riposo per tutti questi viaggiatori, un po' come funzionava nei caravanserraglio che abbiamo trovato e scoperto in Turchia. Se non avete visto i nostri video che abbiamo girato appunto in Turchia, trovate una playlist dedicata. Abbiamo passato tantissimi mesi in questa terra strepitosa, quindi andate a vedere anche quei bellissimi video. Ma ritorniamo qui in Marocco, in questa splendida Ait Ben Haddou. Ma perché è così famosa e così tanti turisti vengono a vederla? Perché è riconosciuto come uno dei più completi esempi di architettura pre-sahariana al mondo. Ed è proprio per questo, come vi avevo già anticipato prima, che è stata iscritta nelle liste del patrimonio dell'umanità da parte ovviamente dell'UNESCO dal 1987. Questa città fortificata è unica anche perché ha un disegno, una planimetria all'interno di questa molto particolare. Vi è una piazza principale al centro dove venivano i mercati, come succede per molte città marocchine. C'erano delle moschee, ma tutto intorno aveva le fortificazioni con delle torri, perché ovviamente lo scopo era anche quello difensivo. Noi saliremo ancora più in alto perché la visita non è terminata qui e da sopra pare che si veda un panorama a 360 gradi, quindi insomma oggi è una bella giornata, picchia forte il sole e non vediamo l'ora. Ci stiamo riposando per affrontare la salita. Qui l'ultima nota importante: sono stati girati dei film piuttosto di rilievo come Lawrence d'Arabia e Gesù di Nazareth, proprio qui all'interno. In minima parte è ancora abitata questo Ksar, ci sono ancora qualche abitazione tipica Amazigh, ma il governo ha costruito oltre la sponda del fiume un altro villaggio dove far trasferire la maggior parte delle persone che vivevano proprio qui all'interno di Ait Ben Haddou. E una curiosità che abbiamo letto importante: per mantenere tutta questa struttura in piedi hanno usato i proventi proprio dei film che sono stati girati qui all'interno, quelli che vi dicevo prima. E si sale, si sale, si sale. Bella caotica, rispetto al lago. Ci sono questi passaggi stretti e bui. Al sole poi è un caldo atroce e qui sotto c'è un frescolino. Mamma mia, guarda qua. Buio questo qui. Sì, con gli occhiali. Vieni, vieni, vedo l'uscita, vedo la luce dell'uscita. Anche qui, come vedete, tutte le mura sono fatte in adobe, ovvero tutta questa terra che è unita e tenuta insieme da queste cannucce, da queste canne, dall'argilla e compattata con tutte queste pietre. E tutta la città presenta questa caratteristica. Ci sono poi tantissimi bar, ristoranti, localini da cui poter ammirare questo fantastico panorama, ma noi ve lo faremo vedere dall'apice di questa collina.
Ultima scalinata e siamo arrivati in cima. E questo, ragazzi, è il panorama a 360 gradi che si può godere da qua sopra. Guardate che striature le montagne, strisce rosse, strisce gialle. Bombola d'ossigeno. Bombola d'ossigeno. È faticosa, eh? Ci abbiamo il fiatone, beh sì. Però ripagati. Ripagati, ne vale veramente la pena. Beautiful. 1330 metri. E come promesso e annunciato, ci facciamo questa scala a ritroso per tornare dal nostro Charlie. Eccoci di nuovo seduti sul nostro Charlie. Abbiamo i piedi che fumano. Di chilometri ne abbiamo fatti pochi, solamente 5,5. Però abbiamo fatto delle belle salite e anche altrettante discese. L'Everest, che belle salite, l'Everest. Poi era anche bella calda la giornata, quindi molto, anche ora. Ora andiamo in un parcheggino che abbiamo individuato su Park4Night, ci piazzeremo lì, ci facciamo una bella doccia. Stasera abbiamo anche la premiere con voi. Mi raccomando, puntualissimi, puntualissimi. alle 9. Per chi non lo sapesse, tutti i lunedì e venerdì sera noi usciamo in premiere e voi potete chattare direttamente con noi alle 9 di sera quando esce il video, altrimenti lo potete guardare comodamente in un altro momento. In quel caso vi chiediamo di scrivere tanti bei commenti e sempre mettere un bel like e anche fare hype. Ippi. Ippi. Grazie. Ora, tra l'altro, dove andremo adesso? Sembra che ci sia anche una piccola chicca. Vediamo se la troviamo. Vediamo se è confermata. We don't feel
Ed ecco la chicca, ragazzi, ci troviamo in questa vecchia stazione. Dai! Ci troviamo in questa vecchia stazione petrolifera. Ma ehi! Via, dai! Ehi! Allora, ci troviamo in questa vecchia stazione di servizio che è stata sede cinematografica di un film horror, ovvero Le colline hanno gli occhi, un film del 77 di cui è stato fatto il remake nel 2006. Sembra quasi di essere in uno di quei posti che si trovano lungo la Route 66. Guardate che meraviglia. Ora facciamo 2 passi, 2 giri. Sembra veramente di fare un passo indietro nel tempo. Qui ci sono tutti i teschi. Sono osse umane. Qui ci sono anche queste facciate che ovviamente sono finte e sembra veramente di essere in un film western. Questo è il posticino che abbiamo trovato.